Oh, finalmente ci siamo e tiro ora un sospiro di sollievo perché dopo anni di attesa, rumors e indiscrezioni varie è stato finalmente presentato il nuovo drone top di gamma della casa cinese. Sto parlando del DJI Mavic 3 che tra pochi giorni arriverà nelle nostre mani e devo dire che tutto quello che vi ho già anticipato nelle settimane scorse si è concretizzato, a partire dal prezzo superiore ai 2000 euro per la versione base, le caratteristiche tecniche davvero fenomenali, ma in questo video voglio dirvi perché comprarlo e perché no. Prima però voglio ringraziarvi perché ieri, non appena ho pubblicato sul mio canale Telegram ufficiale Tech by Steels, linkato qui sotto in descrizione video, i link per acquistare il nuovo DJI Mavic 3, beh, ne avete acquistati tanti. Parliamo di 3 DJI Mavic 3 Cinematic e una decina tra DJI Mavic 3 base e la versione combo. Vi ringrazio davvero di cuore perché così facendo supportate il mio canale e mi aiutate a crescere. Posso portare sempre più contenuti, sempre più prodotti di qualità e costosi. Ok, non sempre costoso uguale qualità, però avete capito il senso. Grazie a tutti per il vostro supporto e la vostra fiducia. Ma vi avrei forse consigliato di attendere il video di oggi perché l'acquisto di un DJI Mavic 3 è una spesa abbastanza impegnativa, specialmente nella versione Cinematic che arriva a costare quasi 5.000 euro. Non è un drone adatto a tutti, o meglio, è un drone fantastico con caratteristiche da top di gamma, lo ripeto per la terza volta, ma è un drone che va acquistato per determinati usi, per evitare quindi di spendere soldi inutilmente. Le caratteristiche tecniche del DJI Mavic 3 le avrete lette sicuramente ovunque, sia sul sito della DJI, sia in altri video, recensioni di questo drone che sono già uscite in rete, quindi non sto troppo a dilungarmi. È un drone pensato per realizzare foto e video di qualità davvero estrema, ma ci sono dei pro e dei contro da andare a spulciare insieme per capire se questo drone può fare al caso vostro oppure no. Vi ricordo che la versione base costa poco più di 2100 euro, una spesa da tenere abbastanza in considerazione. Iniziamo dai pro, i punti a favore, e il più grande e più importante punto a favore del DJI Mavic 3, a mio parere ovviamente è tutto soggettivo, è la cam. Le ottiche sono una cosa strepitosa, magari non avranno la qualità di registrazione massima 8K di un Autel-Evo 2, ma da quello che ho potuto vedere permettono di ricavarne delle cose in post-produzione davvero fuori di testa. Parliamo di foto e video di altissima qualità a patto di saper fare una buona post-produzione. E attenzione, se intendete acquistare il DJI Mavic 3 unicamente per registrare video da pubblicare su YouTube, secondo me è abbastanza sprecato, perché YouTube comprime tantissimi video e la qualità non è che sarebbe poi così dissimile da un DJI Air 2S, quindi per fini semi professionali potrebbe andare molto bene. Invece per il video della domenica da pubblicare su YouTube potrebbe essere una spesa un po' troppo eccessiva. Il secondo pro è concatenato al modulo cam e riguarda lo zoom ibrido fino al 28x. Vi permetterà di contarvi i peli del naso da una distanza considerevole. Ok, non è questo l'uso che bisognerebbe farne, ma permette ad esempio di zoomare mentre state riprendendo qualcosa legalmente, non fate cose illegali, mi raccomando, vi tengo d'occhio, senza avvicinarvi troppo col drone. Il drone rimane defilato in lontananza, quindi silenzioso, invisibile quasi, e voi potete zoomare tranquillamente sul soggetto che intendete riprendere, inquadrare legalmente. Il terzo punto a favore è la batteria, o meglio, l'autonomia di volo permessa da un insieme di cose. La batteria, la nuova elettronica montata sul Mavic 3, motori, ESC, tutto insieme, tutto ciò garantisce fino a 46 minuti di autonomia in volo dichiarati. Poi, lo sappiamo bene, tra il dichiarato e il reale c'è un po' di differenza, siamo sui 40 minuti in volo in condizioni normali, reali, che sono comunque tantissimi. Solo pochi anni fa faticavamo ad arrivare a 20 minuti di volo. Il quarto punto a favore, in caso stiate considerando l'acquisto di un DJI Mavic 3, è sicuramente l'assistenza DJI, sempre molto veloce e disponibile sia in chat sia tramite mail. Vi ricordo che la Care Refresh, che permette la sostituzione del drone in caso di incidente causato da noi, magari facciamo andare a sbattere il drone contro
un albero, anche se è difficile perché ci sono sensori anticollisione ovunque, costa sui 240 euro annui per il DJI Mavic 3, che non sono pochi, però vi proteggono quasi totalmente in cambio di una piccola cifra ad ogni sostituzione. Ce ne sono 2 comprese e questi erano i punti a favore. Veniamo ora però ai contro, i punti a sfavore dell'acquisto del DJI Mavic 3. Il primo è forse per me più importante, in quanto non può essere corretto con un semplice aggiornamento del sistema, è il radiocomando. Signori, il radiocomando del DJI Mavic 3 è lo stesso, identico radiocomando del DJI Mini 2, che costa meno di un quarto del DJI Mavic 3 e abbiamo lo stesso radiocomando. L'unica apparente differenza è il protocollo radio al suo interno, che poi purtroppo lo sappiamo bene, in CM mode non è che la situazione sia così diversa rispetto al passato. Ho già visto qualche test in rete e mi dispiace molto perché il radiocomando dei precedenti DJI Mavic Pro, il 2, lo Zoom, il primo Mavic Pro, a mio parere era molto superiore, anche grazie al suo bel display integrato nel radiocomando, che può sembrare una stupidata, ma credetemi non lo è, specialmente quando vi crasha l'applicazione e vi servono i dati di volo sulla distanza, l'altezza, dove si trova. Insomma, no, io almeno un display su un radiocomando di un drone da oltre 2000 euro lo pretendo. Purtroppo, se vogliamo abbinarci uno smart controller, dovremo acquistare quello nuovo, che costa oltre 1000 euro, 1010 euro se non vado errato, un rincaro di quasi 400 euro rispetto al vecchio smart controller. E anche in questo caso cosa cambia? Cambia solo il protocollo radio al suo interno. È un aumento di 400 euro quasi rispetto al precedente modello. Lo trovo assurdo, ma se voi sapete qualcosa in più di me, fatemelo sapere con un bel commento. Il secondo punto a sfavore del DJI Mavic 3, che potrebbe essere corretto con un po' di aggiornamenti, è la sua applicazione di volo. L'applicazione di volo, specialmente in questo caso in cui non abbiamo un radiocomando con display, quindi sistema operativo integrato, è importantissima e purtroppo il Mavic 3 utilizza la DJI Fly, la stessa applicazione che troviamo sul DJI Mavic Mini, DJI Mini 2, DJI Air 2S, un'applicazione a mio parere attualmente molto inferiore alla DJI Go 4, che è andata a sostituire piano piano, specialmente per quanto riguarda le regolazioni di fino, l'interfaccia, la possibilità di live streaming. Ok, ora si possono fare, ma sono molto macchinosi sulla DJI Fly. Insomma, per un drone venduto a questo prezzo mi sarei aspettato un'applicazione più avanzata, magari studiata apposta per lui. Invece è la solita minestra riscaldata. Il suo terzo punto a sfavore è il nuovo Active Track 5.0. Ma come? È una delle caratteristiche principali di questo drone, che dovrebbe permettergli di seguirci quasi in stile Skydio 2, evitando gli ostacoli a 200 metri di distanza. Sì, è vero, almeno sulla carta. Il problema è che l'Active Track 5.0 al momento non c'è. DJI ha comunicato che verrà implementato durante il 2022 tramite un aggiornamento, e questa cosa non è che mi faccia poi così tanto impazzire. Quindi se stavate pensando di acquistare il DJI Mavic 3 per farvi seguire in modo molto accurato, aspettate che venga rilasciato l'aggiornamento del nuovo Active Track, perché al momento utilizza la stessa versione montata sul sistema del DJI Air 2S, che sappiamo bene non essere infallibile. Vabbè, aspetteremo il 2022. E questi sono i miei personali punti a favore e punti a sfavore, pro e contro del DJI Mavic 3. E tra i contro aggiungerei purtroppo anche i ricambi. DJI negli ultimi anni ci ha mostrato la sua non bellissima politica dei ricambi, o meglio, DJI dopo 2 anni, massimo 3 anni dall'uscita di un nuovo drone, che fa? Sospende la produzione di ricambi essenziali come le batterie. Guardate ad esempio il Mavic Air 1, il Mavic Pro Platinum. Ad oggi è impossibile trovare batterie nuove. E questa non è una cosa molto bella, specialmente quando spendiamo oltre 2000 euro per un drone. Ma speriamo che per quanto riguarda il Mavic 3 le cose siano diverse e continuino a supportarlo con batterie e accessori fondamentali per almeno una decina d'anni. Quindi a chi consiglio e non consiglio il DJI Mavic 3? Beh, non lo consiglio agli hobbisti che volano la domenica mattina e pubblicano il video su YouTube, quindi con tanta perdita di qualità. Voi magari avete tanti soldi da spendere, da buttarci dietro, e ci può stare, il drone è top al momento sul mercato, però
credo che sia una spesa un po' troppo esagerata. Un DJI Mini 2 o al massimo DJI Air 2S o Mavic Air 2, che è ancora ottimo, sono ad oggi dei droni eccellenti per uso hobbistico e ricreativo. Non lo consiglio tantomeno ai super professionisti che vogliono utilizzare un drone per film, spot pubblicitari di alto livello, perché, come vi ho già detto, il radiocomando e l'applicazione in particolar modo sono molto limitate per quanto riguarda un drone professionale. Ok, è vero che con il Cinematic abbiamo il radiocomando bello, smart controller, possiamo comprarlo a parte, però l'applicazione me lo fa sembrare sempre un po' troppo, ma davvero tanto limitato. Poi sarà solo una mia idea, ditemelo voi. Lo consiglio però a chi vuole utilizzare questo drone per fare foto, video, riprese insomma di qualità davvero eccellente. Per chi vuole lavorare per ispezioni grazie allo zoom ibrido 28x, agli amatori professionisti, a chi vorrebbe quello step in più per le proprie produzioni ma non vuole spendere oltre 10.000 euro per un drone professionale di alto livello. Potrebbe essere una scelta molto valida. E queste sono le mie idee, ovviamente condivisibili o meno, ma lo voglio sapere voi cosa ne pensate. Beh, fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto. In descrizione video vi lascio il link per acquistare il Mavic 3, oltre a tanti altri droni della DJI e non solo. Dateci un'occhiata, entrate nel mio canale Telegram TechBest Deals, perché pubblicherò le offerte sempre aggiornate su questi droni, anche con i coupon, e c'è anche il mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia. Bene, direi che questo è davvero tutto. Aspetto i vostri pro e contro del DJI Mavic 3 qui sotto nei commenti. Ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!